Ciao a tutti e bentornati su Il Geek Imperfetto. Io sono Ninni e queste sono le cine recensioni imperfette. Come avrete capito dalla copertina e dal titolo, oggi parleremo di Superman, ma prima di affrontare direttamente il film, vorrei affrontare alcune questioni. Dopo la visione del film, ho preso qualche giorno per maturare ciò che avevo visto e forse ho fatto bene ad aspettare. Da diversi giorni infatti ho notato che sulle varie reti social, tra cui Instagram, Threads e tutti gli altri, c'è un carico d'odio verso James Gunn, il film e tutto il progetto che mi ha lasciato veramente stupito. Non riesco a capirne il senso, cioè prima si lamentavano tutti di quanto l'universo cinematografico DC di Snyder fosse cupo, serioso, grigio, si prendeva veramente troppo sul serio, e adesso che invece Gunn ci regala una pellicola colorata, ricca di azione, un po' più leggera e soprattutto umana, tutti continuano a lamentarsene. Proprio a causa di quello che sta accadendo in merito a tutte queste accuse, in merito a tutto questo odio che si sta riversando, vorrei partire dal passato, ovvero dal vecchio DC Universe, perché era qualcosa in cui io ci credevo e ci credevo davvero tanto. Ricordo infatti quando uscì il primo trailer di Batman v Superman all'epoca, e stiamo parlando di tanti anni fa, andavo ancora al liceo, e quel trailer mi aveva messo un hype pazzesco. Il giorno che uscì al cinema io e un amico mio corremmo subito al cinema per andarlo a vedere, e ne uscimmo totalmente disgustati, come penso la maggior parte delle persone che abbiano visto questo film. La delusione che mi provocò questo film, sì, e poi fu confermata poi da tutti i prodotti successivi. Sostanzialmente Justice League faccio finta che non sia mai esistito, la Snyder Cut non ne voglio nemmeno parlare. Tutti gli altri progetti usciti successivamente sono stati tutti uno peggio dell'altro, e per me il coronamento della delusione, proprio il colpo al cuore, fu Suicide Squad. Che è facile parlare per esempio di Flash. Cioè Flash è stato un progetto che è stato rilasciato già quando il DC Universe era morto, si sapeva che sarebbe morto, si sapeva che doveva essere riavviato, semplicemente ormai era qualcosa che doveva uscire perché era stato prodotto, e va bene. Ma Suicide Squad fu qualcosa che mi deluse in un modo proprio fuori di testa. Quello sì che era davvero qualcosa in cui credevo tanto, e fu altrettanto qualcosa che mi fece tanto tanto male. Forse l'unica cosa che posso salvare di quella pellicola è l'album musicale. Cioè, le colonne sonore del film mi sono sempre piaciute un casino, tutte le canzoni che c'erano all'interno del film mi ero fatto una playlist a parte perché la adoravo, lo stile lo adoravo, ma il film in sé fu una cacata atomica, e su questo nessuno può dire il contrario. Ma le cose cambiarono quando arrivò quella famosissima notizia in cui James Gunn lasciò la Marvel e approdò a DC. E quando produsse il primo film, ovvero The Suicide Squad, e so benissimo che non fa parte del reboot del DC Universe, ma parliamoci chiaro, quel film era davvero fuori di testa, era divertente, ricco di azione, violenza, no sense, stile Gunn a go-go, e aveva un cuore. La cosa più importante di tutti, aveva un cuore quel film. E da lì, grazie proprio a quel film, io ricominciai ad avere speranza nel DC Universe. Ho sempre ritenuto James Gunn
uno dei registi più liberali del panorama blockbuster. È riuscito alla Marvel a rendere quelli che praticamente erano degli eroi di serie B come i Guardiani della Galassia praticamente i protagonisti del Marvel Cinematic Universe, perché parliamoci chiaro, per quanto mi riguarda è uno dei prodotti meglio riusciti di quell'universo cinematografico e sfido chiunque a venirmi a dire il contrario. I 3 film sono uno meglio dell'altro. Di conseguenza, quando sono cominciati a uscire i primi trailer di Superman, diciamo che la garanzia che ci fosse Gunn, non solo alla produzione ma anche alla regia, mi aveva dato una forte sicurezza, era come un sinonimo di garanzia. Solo che non posso negare che quando visionai effettivamente i trailer, un po' di ansia mi era salita addosso, perché all'interno di questi vi erano veramente una moltitudine di personaggi, sembravano esserci davvero tanti temi trattati e nonostante la regia di Gunn avevo paura che potesse finire tutto in vacca. E invece no, mi sbagliavo di grosso, perché Gunn ha fatto davvero un ottimo lavoro con questo film. E parliamoci chiaro, le critiche che gli stanno muovendo per me lasciano il tempo che trovano. Cioè, abbiamo delle critiche che dicono che il film sia troppo fumettoso e sinceramente non vedo dove sia il problema. Altri che addirittura rimpiangono lo Snyder DC Universe, dimenticandosi che all'epoca ogni singola decisione che prendeva Snyder veniva totalmente criticata. Il fatto che l'universo DC ci sia stato presentato così cupo, così grigio e serio è la visione di Snyder. Cioè, non pensate veramente che il DC Universe sia fatto così? C'è anche un crossover tra la Marvel e la DC uscito nel 1996, dove sostanzialmente gli eroi Marvel si prendono troppo sul serio. Quindi mettiamo un attimino i puntini sulle i. Inoltre bisogna fare anche delle considerazioni. Il Superman di Gunn non è un Superman generico, non è un Superman qualsiasi. È ispirato ufficialmente a All Star Superman, ok? Quindi, per chi non sapesse di cosa si tratta, andatevelo a recuperare, guardate un po' le tavole e scoprirete che forse non è poi così cattivo il film. Tra l'altro, per quanto riguarda coloro che accusano la scelta stilistica di mettere le mutandone rosse al costume di Superman, è stato lo stesso David Corenswet a volerle, per fedeltà fumettistica. Quindi cerchiamo anche di apprezzare ogni tanto quello che è anche la passione e gli sforzi che fanno gli attori per entrare nei personaggi e per cercare di far felice il pubblico. Tra l'altro lo script del film è stato ispirato dalla morte del padre di James Gunn e la data dell'11 luglio per l'uscita statunitense coincide con la data del compleanno del papà di Gunn e sinceramente adesso queste scene le trovo molto più sensate e toccanti. E come posso non parlare di una delle cose che ho adorato di più all'interno del film? Sto parlando, se avete capito bene, sto parlando di Crypto. Allora, questo cane mi ha fatto scompisciare dalle risate. Tra l'altro, il suo comportamento è uguale a quello della mia cucciolona di 6 mesi di pastore australiano. Mentre lo guardavo con mia moglie mi sono detto, se avesse un mantello e i superpoteri, poteva andargli a fare la controfigura a Crypto, perché è esattamente la stessa. Ma comunque, chiusa parentesi,
il modello di Crypto è stato realizzato sulla base di Ozu, ovvero il cane di James Gunn, il quale tra l'altro ha combinato qualche casino sul set, perché a quanto pare Gunn se lo portava dietro per le riprese e in alcuni casi non è stato facile trattenerlo. Ma comunque, e secondo alcuni rumors confermati e non solo, come vedremo più avanti, Crypto a quanto pare avrà un ruolo chiave anche nel futuro del DC Universe, soprattutto nella prossima pellicola di Supergirl. Comunque, piccola parentesi chiusa, bando alle ciance e cominciamo a parlare veramente del film facendolo con ordine. Ma prima, sigla! Accessing Multiverse. Assolutamente non aspettatevi l'ennesima origin stories del nostro supereroe dalle mutandone rosse. Sulla falsariga di The Batman, infatti, e mi dispiace per chi si aspettava un collegamento tra il Batman di Pattinson e questo Superman, ma no, decisamente no. La storia inizia dopo diversi anni di attività di Clark nei panni di Superman e non abbiamo nemmeno la origin stories dei villain. Infatti anche questi vengono introdotti praticamente subito e senza troppo contesto, e tutto ciò ci costringe in un certo senso a rimettere pian piano i pezzi e capire quello che sta succedendo, senza flashback o spiegoni inutili. All'interno del film si affrontano diverse tematiche, c'è una critica sociale molto attuale, una satira politica molto pungente e soprattutto qualcosa che ho amato tanto, un Superman umano come mai visto prima sul grande schermo. E devo essere sincero, nonostante avessi dei dubbi su David Corenswet nei panni di Superman, mi sono dovuto ricredere, perché per il tipo di Superman che hanno deciso di interpretare all'interno di questo film, lui è perfetto. E per chi si lamenta riguardo la somiglianza o la possibile somiglianza con Henry Cavill, beh, ragazzi, parliamoci chiaro, la fisionomia di Superman è quella, non ci si può far niente, che vi piaccia oppure no. Per quanto riguarda la questione dei personaggi, quello è un altro punto caldo. Come dicevo, infatti, all'interno del trailer sono stati presentati tanti, forse troppi personaggi, e all'interno della pellicola ce ne sono altrettanti non presenti nel marketing del film. E si sente che in un certo senso Gunn volesse già gettare le basi per i prossimi film. Tuttavia la presenza di alcuni personaggi è praticamente inutile. Si vede proprio che Gunn ha voluto dare attenzione e minutaggio a dei personaggi di cui praticamente avremmo fatto a meno. Ma tutto sommato ci sono delle scene che comunque, nonostante il minutaggio un po' inutile e elementi superflui, fanno comunque ridere. Il film è pieno di autocitazioni e riferimenti a sue vecchie opere, soprattutto ai Guardiani della Galassia, e nonostante questo non sia un film corale, perché il protagonista è e resta per tutta la pellicola Superman, diciamo che le citazioni non mancano. E attenzione, non sto dicendo che Gunn ha copiato se stesso, ma il suo stile è quello, è riconoscibile ed è giusto così. Una delle cose che ho apprezzato maggiormente all'interno di questa pellicola è stato questo Superman così umano e soprattutto indipendente. All'interno del film, infatti, ci viene mostrato un Superman finalmente non legato agli Stati Uniti. Questo infatti agisce per seguire la sua missione, e la sua missione va al di là della politica e del potere, va oltre le leggi, va oltre i confini, perché lui ha uno scopo troppo grande, ha una missione troppo importante, e quella missione è di aiutare chi ha bisogno di lui e aiutare, salvare i deboli, chi ha bisogno di aiuto. Durante tutto il film questi elementi sono presenti, sono forti e vengono trasmessi in modo eccelso. Passando poi al villain principale del film, ovvero Lex Luthor,
io sono rimasto estasiato. Ragazzi, il Lex Luthor di Nicholas Hoult è qualcosa di fenomenale, è qualcosa di geniale. Allora, intanto abbiamo finalmente Nicholas Hoult su un ruolo di rilievo senza mascheroni, senza 8000 strati di trucco. Lo abbiamo solo pelato, ma per il resto è lui, è la sua faccia pulita, e ci ha portato un villain così esagerato, così fuori di testa, così ossessionato da Superman, un'ossessione fedele a quella dei fumetti, ma che allo stesso tempo è credibile. È credibile perché questo Lex non è cattivo per essere cattivo, non è pazzo giusto perché è un villain intelligente, è egoista, è conscio soprattutto dei rischi e di quello che sta facendo e sa di essere pronto a sacrificare tutto e tutti per raggiungere il suo scopo. E la sua ossessione per Superman è un mix tra paura di se stesso, cioè la paura della sua fragilità, dell'umanità, della mortalità, e allo stesso tempo abbiamo anche la xenofobia. Onestamente, credo che la sua interpretazione nel ruolo di Lex Luthor è una delle migliori, forse la migliore, e non vedevo un'interpretazione così forse dai tempi di Smallville. Devo essere sincero. E restando in tema di personaggi indimenticabili, ragazzi, io non so nemmeno da dove iniziare. Il Green Lantern. Il Green Lantern di Nathan Fillion. Ragazzi, un personaggio totalmente senza senso. Con quel caschetto biondo alla Nino D'Angelo mi ha fatto impazzire, mi ha fatto morire dal ridere. Ripeto, non ha senso questo personaggio, vi giuro, non so nemmeno cosa dire, non so come esprimermi in merito. So solo che l'ho adorato, in parte perché adoro proprio l'attore Nathan Fillion, ma il personaggio mi ha fatto troppo ridere e dopo nella parte spoiler capirete anche perché. Diciamo che in generale l'atmosfera del film mi è piaciuta un casino. Abbiamo una fotografia super colorata che letteralmente trasmette speranza a ogni inquadratura. Non so se hanno voluto fare un po' sulla falsariga dei Fantastici 4, se è una cosa che va di moda, ma l'estetica tecnologica anni 50, ragazzi, è qualcosa di fenomenale all'interno del film. Tuttavia, purtroppo, e mi dispiace farlo, ma deve essere fatto, devo anche parlare delle cose che mi hanno convinto un po' meno. Già. In particolar modo, tra queste c'è la CGI. Gli effetti visivi di esplosioni e astronavi, infatti, a volte risultano un po' plasticose e non troppo ben amalgamate all'ambiente circostante. E sebbene, come ho detto prima, ho adorato questo personaggio, è stato veramente una cosa che mi è piaciuta tantissimo, Crypto è 100% digitale e sinceramente in certe scene era realizzato veramente meh. Ma basta questo a rendere un film mediocre? E soprattutto, basta questo a giustificare tutto l'odio che sta ricevendo? Io non credo. Alla fin dei conti, Gunn è riuscito a realizzare un'opera incredibile. È riuscito a realizzare un vero e proprio elogio al Superman dei fumetti, ma in pieno stile Gunn. E che vi piaccia o no, questo film sarà un successo. Non si perde in spiegazioni inutili, non ci sono lungaggini, c'è tanta azione, tanto colore, tanta speranza, tanta umanità e tanto cuore. E, soprattutto, vi mostra le cose per come stanno. Punto. Ora ragazzi,
per parlare più in dettaglio di determinate cose dovrò fare degli spoiler, quindi se non avete ancora visto il film vi consiglio di fermarvi qui. Se invece l'avete visto o siete semplicemente curiosi, sapete cosa aspettarvi. Quindi ci vediamo fra qualche secondo per la sezione spoiler. A dopo! Ragazzi, vedere Superman picchiato così ferocemente all'inizio del film, vedere Superman per la prima volta in vera difficoltà nella sua carriera, è stato un metodo, secondo me, geniale per presentarci questo tipo di Superman, questo Superman così umano. E l'ossessione di Luthor, spinta, come dicevo prima, dalla paura, dalla xenofobia, dalla sua stessa umanità e fragilità, è stata gestita in modo magistrale. Incredibile, non ho parole. Inoltre, il rapporto con Lois Lane è solo all'inizio. Clark ha già rivelato la sua vera identità a Lois e cerca di districarsi nella sua doppia vita, tra la sua doppia vita, e nel cercare di riuscirci combina tanti di quei casini che non avete idea, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo perché mi ha ricordato un po' i primi Spider-Man, ovvero gli Spider-Man di Raimi. Inoltre, all'interno del film Superman attraverserà una vera e propria crisi di identità che è legata anche al contesto fantapolitico, il tema della xenofobia, la critica sociale. Riescono a costruire una storia, un intreccio narrativo che ti tiene incollato allo schermo e che soprattutto ti provoca tante di quelle emozioni che sono incredibili, e il messaggio che riesce a trasmetterti è davvero forte. Come dicevo nella sezione no spoiler, la presenza di tanti personaggi non ha rovinato il film, ma l'assenza di alcuni di questi avrebbe probabilmente giovato ad altre questioni. Un esempio? Hawk Girl. Strilla tanto, strilla davvero tanto, e non fa tanto altro a parte strillare, anche se, devo dire la verità, la scena in cui getta il presidente mi ha fatto morire da ridere, mi ha spezzato, mi è piaciuta tantissimo, mi ha dato tante soddisfazioni, però il personaggio in sé, a parte quella scena, durante tutto il resto del film, ok, non faceva proprio così, ma per quanto riguarda Mr. Terrific invece, all'inizio avevo qualche dubbio. All'inizio avevo davvero tanti dubbi in merito al personaggio, ma andando avanti con la storia, diciamo che tiene fede al suo nome e riguadagna tanti punti. E arriviamo al Green Lantern di Nathan Fillion. Perché vi dicevo che l'ho adorato? Perché è un personaggio totalmente fuori dall'ordinario, fuori dagli schemi. Quando vi dico che non ha senso, realmente non ha senso, è la scena in cui combatte dei soldati con letteralmente delle dita medie giganti. Quella scena mi ha lasciato zero parole, non ho parole per descrivere la scena, a parte fantastica, no sense, ma fantastica. L'ho adorato, vi prego. Datemi ancora il Green Lantern di Nathan Fillion in tutti gli altri film, vi prego. Tra l'altro, il gruppetto composto da questi tre si chiama la Justice... No? La Justice Gang. Esatto. La Justice Gang, che nome di me. E nel trailer abbiamo anche quel mega grosso kaiju che avevo un po' paura perché non capivo come l'avrebbero contestualizzato, e non lo fanno, o almeno non del tutto. Si capisce come arriva a Metropolis, ma non si capisce da dove sia realmente uscito. Ma va bene così,
Cioè l'hanno reso una delle, tra virgolette, classiche minacce di Metropolis. Un po' come nei fumetti. E una cosa che ho adorato è il fatto che durante qualsiasi scontro, quindi non importa contro chi o che cosa Superman stia combattendo, questo si preoccupa sempre e comunque della gente che gli sta intorno. Ci sono tantissime scene all'interno del film in cui vediamo Superman che si preoccupa di andare a controllare come stanno i cittadini e si preoccupa per loro in praticamente tutti gli scontri. Questo secondo me è stato un piccolo tocco di classe. Tra l'altro, ora che ho le informazioni riguardo la morte del padre di Gunn, la data di uscita del film, capisco le ragioni dietro la relazione di Clark e Pa Kent e in generale con la famiglia e il minutaggio che hanno voluto dedicare a esso e soprattutto la scelta di volerlo lasciare vivo. E sinceramente mi sento di dire tanto di cappello a Gunn per averlo fatto in maniera così tanto sottile e complimenti. Per quanto riguarda Krypton, nonostante abbia adorato il personaggio, credo che a lungo andare durante il film questo stanchi un po'. Ora, non dico che siamo allo stesso livello delle capre di Thor Ragnarok, ma ci avviciniamo un po'. Ma ripeto, il personaggio l'ho adorato. Forse era un po' ridondante. Abbiamo poi Metamorfo. Un'aggiunta interessante è questo essere, questo alieno che può praticamente trasformare il proprio corpo in praticamente qualsiasi sostanza dell'universo. Molto figo. L'unica cosa, non so esattamente perché, non so se sia il tipo di trucco, l'associazione cromatica, non so se sia il character design, ma mi ha ricordato tantissimo Drax dei Guardiani della Galassia. Veramente non so perché, magari sto dicendo cavolate, ma mi ha ricordato veramente tanto Drax. E per restare in tema di autocitazioni, la scena in cui Mr. Terrific arriva al portale insieme a Lois e c'è tutto lo scontro, quello scontro mi sa tanto di autocitazione anche lì a Guardiani della Galassia, soprattutto alla scena di apertura del secondo film, magari anche ad altre scene, ma diciamo che la scena di combattimento mi ha ricordato tanto quella, e Lois mi ha fatto un po' la parte di Groot messa da parte dentro quella sfera protettiva, dentro quella barriera. Mi è sembrata Groot, non so perché, ma volente o nolente. Tra l'altro, essendo che per tutto il reparto musica e colonna sonora c'è stato lo stesso autore che ha collaborato con Gunn per i Guardiani della Galassia, va da sé che il ritmo della scena era 1-1 praticamente. Per quanto riguarda la realizzazione invece della Fortezza della Solitudine, devo dire che ho apprezzato molto il design, mi è piaciuto tanto il concept, i robot all'interno li ho adorati, erano divertentissimi, erano una ventata d'aria fresca, erano bizzarri, erano carucci, cioè erano come delle tate per Superman. Tra l'altro c'è questa scena molto carina in cui lo mettono a caricarsi di raggi solari per guarire, in cui lo mettono sul lettino e dicono le abbiamo messo le immagini dei suoi genitori, eccetera eccetera. Carucci loro, e mi dispiace poi nella scena in cui li maciullano, è stato un po' un dispiacere, ci sono rimasto male, cioè so che sono robot e non hanno sentimenti, ma carucci. Verso la fine diciamo che lo scontro con il clone me lo aspettavo, soprattutto mi aspettavo che ci fosse il clone, perché nel momento in cui l'ho visto prendere così tante mazzate, nel momento in cui ho capito che era ispirato a All Star Superman, nel momento in cui hanno citato Ultraman e soprattutto nel momento in cui
sono entrati alla Fortezza della Solitudine, io mi sono detto ok, 2 più 2 fa 4 almeno in questo universo, quindi penso andranno in quella direzione. Ho dubitato certe volte durante il film, però poi quando si è rivelato essere il clone di Superman ho detto vabbè, ce l'hanno messo. Uno scontro fico, ma non così tanto esaltante come mi sarei aspettato, anche perché il vero scontro finale, il vero climax, lo abbiamo nello scontro contro Lex, e è stato sorprendentemente soddisfacente, perché non è stato uno scontro fisico, è stato uno scontro più mentale, ma nel vero senso della parola. Cioè abbiamo visto Lex perdere in una battaglia di argomentazioni, in un momento in cui Superman spiega a Lex che non può essere, che lui non è un alieno, lui è più umano addirittura di Lex stesso. Per la sua ossessione ha rischiato di distruggere il mondo, e in quel momento la persona più umana era un alieno proveniente da Krypton, ovvero Kal-El, Superman. E il messaggio è fantastico. Peccato che anche lì Krypto fa la sua comparsata, fa la sua parte, scambiando Lex per un giocattolo, e pazienza. E la cosa è divertente, divertentissima, spezza a mio parere forse un po' il pathos della scena, ma che ci volete fare? È Gunn e questo è. Il film ci teaserizza anche il prossimo film, ovvero Supergirl, in quanto questa, proprio nelle battute finali del film, arriva alla Fortezza della Solitudine, ubriaca bestia, sfonda proprio il soffitto, ubriaca bestia arriva per riprendersi Krypto. Se scopriamo infatti che il cane non era di Superman, ma era di sua cugina. E ci sono anche 2 scene post-credit, e sarò sincero, Gunn secondo me ha fatto bene a mettere queste 2 scene autoconclusive. Tra l'altro sono perfettamente bilanciate tra emozione ed umorismo. Nella prima scena infatti abbiamo una letterale citazione a All Star Superman, con Krypto e Superman sulla Luna che guardano la Terra. Nella seconda scena post-credit invece abbiamo Superman e Terrific che sostanzialmente commentano la crepa di un palazzo dopo che hanno rimesso tutto a posto. Ragazzi, cosa dirvi di più? Il film è stato un'esplosione di colore, pieno stile alla Gunn, azione, critica sociale e forse anche un inno alla nostra umanità, e soprattutto ci ricorda quanto sia importante scegliere da soli qual è la nostra missione, e di scegliere da soli chi siamo noi e non farci condizionare né dalla società, né dagli stereotipi, né da tutto quello che ci circonda. Dobbiamo essere noi da soli a decidere chi vogliamo essere, e sinceramente la cosa mi ha emozionato. E nonostante una CGI che a tratti non convince appieno, secondo me segna in grandissimo stile la rinascita del DC Universe. Grazie di avermi seguito fino a qui, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un like e iscrivetevi. All'interno del canale cercherò presto di portare altre recensioni e magari anche altri tipi di contenuti. Se avete suggerimenti, la sezione commenti sta qui sotto. Grazie a tutti e alla prossima, ciao!